Ciao a tutti cari amici, buonasera e bentrovati con un altro interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Siamo con il solito appuntamento serale della canalizzazione del pensiero, ho già preparato i nostri due mazzetti. Allora, la variante 1 con il simbolino rosa, la variante 2 con quello verde. Io vi ricordo, come al solito, che questi video sono validi dal momento in cui vengono visti e che sono interattivi, quindi mi raccomando, prendeteli sempre con le pinze, ascoltateli con la mente aperta perché possono risuonare completamente, in parte, o può esserci semplicemente magari una parola, una frase che in qualche modo vi deve risvegliare o dovete analizzare, vi deve magari mandare un piccolo segnale d'allarme affinché analizziate qualcosa all'interno della vostra vita. Allora, io parto subito con la variante rosa, metto qui il simbolino e vado a stendere le carte. Allora, qui abbiamo una persona, diciamo che si sente particolarmente in crisi. Io vedo un uomo o una donna che o hanno una crisi profonda verso di loro o ce l'hanno verso di voi che guardate il video. Questa è una persona che ha la sensazione che ogni cosa nella sua vita in qualche modo si spacchi, si rompa. È una persona che sta sabotando la propria vita, si sente incapace come di portare a termine qualsiasi cosa all'interno della sua esistenza. Naturalmente potrebbe riguardare il rapporto con voi proprio in modo stretto, ma potrebbe riguardare proprio un aspetto generale della vita di questa persona. È un uomo che proietta le sue ansie, le sue paure su di voi, o sulle persone che gli stanno attorno. È una persona che ogni cosa che vede anche nella vostra relazione, nel vostro rapporto, probabilmente la collega a qualcosa di negativo che in qualche modo gli è successo e quindi teme di riviverla ed è estremamente pesante per quest'uomo, per questa donna, questa situazione, tanto da sentire che gli è insormontabile, cioè dovrebbe essere sovrumano per superare questa sensazione, questo stato di difficoltà che sente. Vedo che è una persona che lavora molto con la mente, con l'intelletto, ha dei pensieri. Qui abbiamo l'asso dei segni d'aria, quindi gemelli, bilancia e acquario, quindi è una persona che usa molto l'intelletto, la fantasia, infatti abbiamo anche la carta dell'illusione e della confusione, quindi qui abbiamo una persona che pensa principalmente alle difficoltà che ha. Per alcuni di voi, appunto, ripeto, potrebbe riguardare la persona stessa, per altri è questa vostra situazione che conduce a questo stato di confusione, di illusione. Potrebbe essere anche un pensiero che questa persona ha verso di voi. Quindi qui dipende dalla vostra situazione principale e anche da come stanno le cose tra voi e questa persona. Andiamo a vedere con l'oracolo del vorrei dirti che se le carte aggiungono qualche dettaglio. Qui dice non mi fido più di te, infatti qua è in crisi, sei solo amicizia per me, ti arriverà un messaggio, piango spesso per te, queste sono un po' troppe, e qui abbiamo mi manchi, quindi qui è chiaro che c'è una distanza, qua dice non sono felice. Allora, non mi fido più di te, quindi qui probabilmente per qualcuno di voi effettivamente questa situazione di sabotaggio, di confusione che è emersa è dovuta a un vostro anche comportamento. Naturalmente siete tanti, quindi devo cercare di incastrare un po' tutte le varie situazioni che possono esserci. È un uomo che vuole comunicare con voi, qua dice vi vuole mandare un messaggio perché non è felice, questa situazione non gli sta bene, è triste, non sta soffrendo molto questa persona, sente la vostra mancanza e qua dice piango spesso per te. Quindi è ovvio dalle carte che è una persona che ha dei sentimenti o prova un profondo affetto nei vostri confronti. Dice sei solo amicizia per me.
questa carta mi porta ad estendere ulteriormente la quantità di varianti, perché qui potrebbe essere una frase che voi avete detto a questa persona e che l'ha mandato in crisi, o potrebbe essere una frase che ha detto voi, cioè scusate, lui a voi, e che quindi di conseguenza che ha portato un allontanamento, perché probabilmente voi volete altro da questa persona. Poi ditemi nei commenti qual è la vostra situazione. Allora vado a prendere come al solito un messaggio motivazionale per voi. Sono al centro della pace, in pace vivo, mi muovo e sperimento la vita. Resto centrato nella mia pace interiore e trovo la pace anche nel mio mondo esteriore. Quindi tranquillità, serenità, riequilibrate le vostre energie. Prendiamo un messaggio, un consiglio. No, qua sono uscite troppe carte. Allora, qui abbiamo esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico. Allora, le carte vi dicono di esprimere i vostri sentimenti, anche se questa persona è in crisi, anche se questa persona vi ha detto che vuole solo amicizia o l'avete detto voi a questa persona, esprimete quello che provate. Qua dice sentimenti, ma parliamo in più generale di emozioni in questa situazione, che siano sentimenti d'amore, sentimenti d'amicizia, emozioni, cioè parlate con questa persona, non alzate muri, apritevi e esprimetevi, qualsiasi siano le vostre emozioni e sensazioni. Prendiamo dei segni zodiacali per questa variante. E là, ok. Gemelli, abbiamo la carta della bilancia, la carta della Vergine, il Sagittario, vediamo che altro esce, e il segno del Capricorno, quindi Gemelli, Bilancia, Vergine, Sagittario e Capricorno. Va bene, variante numero 1, io direi che per questa sera i nostri oracoli, le nostre carte ci hanno detto a sufficienza. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito, vi ricordo che mi potete contattare via mail o anche via WhatsApp, trovate tutto sotto in basso nella descrizione del video. E nulla, io vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale, attivate la campanellina, commentatemi, ditemi se le stese risuonano con voi e io vi mando un abbraccio grossissimo, vi auguro una buona serata. Buonanotte a tutti. Allora, passo adesso alla variante numero 2. Quindi vediamo un po' che cosa emerge dalle nostre carte. Allora, variante numero 2 per coloro che hanno scelto il simbolino verde, che mettiamo subito qui. Andiamo ad aprire la stesa, andiamo a vedere che succede qua. Allora, qui abbiamo una persona che sente della freddezza, sente un distacco, proprio il ghiaccio. Allora, o c'è un allontanamento tra di voi, o questa persona vi sente fredde, quindi parliamo di allontanamento geografico, ma qui si potrebbe trattare anche di un allontanamento emotivo, quindi due persone che improvvisamente hanno innalzato un muro e non riescono più a comunicare a livello animico, non riescono più a sentirsi vibrare reciprocamente. Le carte mi parlano di un inganno, di il bisogno di fare della chiarezza sostanzialmente. Allora, è una persona secondo me qui che sta pensando o a un inganno che ha subito da voi o da altre persone, o una persona che effettivamente ha ingannato voi e quindi ha il freddo che c'è tra voi due. Naturalmente questa è una canalizzazione descrittiva, quindi siete tanti perché sono interattivi generali, ma non solo, le energie si scambiano, quindi potrebbe trattarsi di come voi vi siete comportati con questa persona,
come questa persona si è comportata verso di voi, quindi rimugina su quello che è successo, oppure potrebbe essere una situazione che è estranea a voi, ma che fa parte di questa persona e comunque questa persona ci pensa. Qui c'è un inganno, un innalzamento di barriere, freddezza e il bisogno di lasciare andare. Ci sono energie negative, una persona che pensa a questa situazione e che pensa anche che sia arrivato il momento di guarire. Allora, il distacco che c'è stato tra di voi potrebbe essere causato da un tradimento della fiducia, un inganno di qualsiasi tipo. Fatto sta che questa persona vuole perdonare, vuole lasciare andare la situazione, vuole che le emozioni ricomincino a fluire, vuole togliere questo ghiaccio. Qua mi parla di guarire, mi parla di ricominciare, di riprendere la situazione in mano come se fosse la prima volta che affronta una nuova vita, una nuova situazione. Vedete qua come c'è questo bambino che esce da questo specchio, quindi riaffrontare le cose in maniera ingenua, in maniera nuova, senza farsi influenzare da ferite, da situazioni che sono già successe. E poi abbiamo l'unione, quindi una persona che vuole una riconciliazione qui. Andiamo a vedere cosa aggiungono gli oracoli del vorrei dirti che. Voglio essere più di un amico per te, non so che cosa fare, ho bisogno di stare da solo. Mi sento soffocare, amo un'altra persona. Allora, qui naturalmente si aprono vari spiragli. Ti prego, perdonami. Allora, qui parliamo sia di una situazione in cui questa persona probabilmente ha mentito riguardo una sua situazione, quindi magari voi vi siete trovati improvvisamente a fare l'amante, ma non sapevate che questa persona aveva un altro rapporto, oppure lo sapevate, ma speravate, desideravate che quest'uomo si innamorasse di voi o fosse già innamorato di voi, e invece qua c'è stato un tradimento molto pesante e questa persona dice amo un'altra persona, forse ve l'ha detto. Qua dice mi sento soffocare, quindi è una persona che non riesce più a stare in questa condizione che ha causato, che avete causato voi o che è stata causata da una situazione esterna. Questo dovete saperlo voi perché sono stesse generali, non vado ad approfondire. Ho bisogno di stare da solo, qui c'è molta riflessione da fare. Per qualcuno è già successa, questo stato di freddezza è già compiuto, diciamo per altri si è appena scoperto l'inganno e quindi c'è bisogno comunque di questo distacco. Voglio essere più di un amico con te e non so cosa fare. Ti prego, perdonami. Questa è una persona che ha combinato comunque qualcosa, a prescindere dalle varianti. Vorrebbe riaggiustare, non l'abbiamo visto, però non sa come agire, non sa cosa fare. Qua dice voglio essere più di un amico per te. A me fa pensare molto questa situazione che si potrebbe trattare anche di un amico in realtà che non è stato sincero. Vi ha detto che probabilmente non provava niente per voi e voi avete detto, vabbè, ah sì, le cose stanno così, ok, io mi giro dall'altra parte e cerco qualcuno che mi ami e che voglia avere un rapporto con me. E questa persona a quanto pare si pente di avervi detto questo. Allora, si pente e vuole naturalmente sistemare le cose, come abbiamo visto qua, vuole ricominciare. Prendiamo un messaggio motivazionale per voi. Prendiamo. Allora, qua cosa dicono le carte? Sono una persona amorevole, piena di gioia. Lascio andare tutti i pensieri e le vibrazioni che esprimono confusione, caos, disarmonia, mancanza di rispetto, di fiducia. Vengono completamente eliminati dalla mia consapevolezza. Quindi riequilibratevi, serenità, togliete la confusione, togliete il caos, fiducia nel futuro e nella vita, in quello che vi meritate. Consiglio per voi, lascia andare il bisogno di controllo, permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Quindi qui qualcuno di voi sta mettendo lo zampino
sulla situazione, cioè state ragionando troppo, lasciate andare le cose, evitate di controllarvi, volete chiamarlo, chiamatelo, volete sentirlo e insultarlo, fatelo, cioè lasciate andare qualsiasi forma di controllo, perché solo nel momento in cui vi lasciate andare qui le cose si sbloccano. Andiamo a vedere i segni zodiacali per voi che state guardando il video, vediamo che segni fanno parte di questa stesa. Abbiamo lo Scorpione, il segno della Vergine, vediamo se escono così, il segno del Toro, l'Ariete e il segno del Capricorno. Va bene, variante verde, io vi ringrazio per aver seguito, vi ricordo come al solito di commentare il video, ditemi se le vostre stese, scusate, se la stessa ha risuonato con la vostra situazione, e nulla, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi ricordo che se mi volete contattare per un consulto privato lo potete fare via mail o via WhatsApp e trovate tutto sotto in basso nella descrizione del video. Io vi auguro una buonissima serata, vi mando un abbraccione grande e vi aspetto domani con una nuova canalizzazione. Buonanotte a tutti.